E allora, buongiorno, oggi sono qui per nome di Addio Pizzo, quindi rappresento il comitato Addio Pizzo che esordisce ormai 6 anni fa, nel giugno del 2004, con un adesivo. Da allora ad oggi, quindi dall'adesivo al turismo pizzo free con Addio Pizzo Travel, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e diverse sono state le tappe raggiunte. Questo grazie sicuramente alla nostra tenacia, alla nostra forza di volontà, alla nostra rabbia che abbiamo cercato di incanalare verso un percorso costruttivo, ma soprattutto grazie al sostegno di voi palermitani, ma di cittadini, diciamo, del resto d'Italia, perché abbiamo avuto in questi anni una grande solidarietà, una grande sensibilità da parte di gente di ogni parte d'Italia, ma anche dall'estero. Addio Pizzo nasce appunto nel 2004 con un adesivo: un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Da lì poi nasce tutta una campagna di consumo critico che ha portato a degli effetti concreti nella lotta al racket contro il pizzo, appunto. Da quel 2004, quindi da quell'adesivo che era un po' sinonimo appunto di volontà di rottura col sistema, con quello che succedeva a Palermo. A Palermo tutti pagavano il pizzo, anche sentendo le parole di Pina Maisano Grassi, la vedova di Libero Grassi, il commerciante che nel 91 si rifiutò di pagare il pizzo e per questo venne ucciso dalla mafia. Fino al 2004, diciamo, a Palermo non cambiò nulla, tutti continuavano a pagare, nessuno parlava di pizzo. Ecco, quell'adesivo, un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità, ha avuto il merito di rompere quel tabù. Da lì parte una campagna, parte un'adesione massiccia di giovani di ogni parte della città, ma anche della provincia, una grande attenzione da parte dei media, e questa, diciamo, è la fortuna di Addio Pizzo che ha permesso di ottenere oggi delle tappe importanti. La mossa più intelligente di Addio Pizzo è l'aver colto il fatto che bisognava fare rete. L'unico modo per riuscire a sconfiggere la mafia sotto questo punto di vista, nella lotta al racket, era quello di riuscire a coinvolgere la gente. Ecco perché parliamo di intero popolo, quindi una lotta che deve partire anche dal basso, che deve coinvolgere i cittadini, i consumatori. Partiamo con una raccolta firme, pubblichiamo questi nomi di potenziali consumatori nelle pagine del giornale Sicilia, il giornale più letto dalle nostre parti, e da lì cerchiamo, a quel punto, facendoci forza, avendo appunto questo zoccolo duro di consumatori critici, attenti, sensibili, proviamo a raccogliere i commercianti. È stata una lunga ricerca durata un anno. Dopo un anno presentiamo la prima lista con i primi 100 commercianti e imprenditori che non pagano il pizzo. Può nascere quindi la campagna di consumo critico anti-racket, è possibile quindi scegliere, individuare i commercianti che non pagano il pizzo. Si possono trovare in una guida che pubblichiamo periodicamente, si possono individuare camminando nel centro di Palermo e notando l'adesivo affisso nelle vetrine, e quindi è possibile per la prima volta avere la consapevolezza di acquistare da chi non paga il pizzo, e quindi si ha la consapevolezza di non sostenere la mafia in nessun modo. Perché quindi un intero popolo, e perché rifarsi al concetto di dignità? Perché il pizzo è come se lo pagassimo noi consumatori, indirettamente tramite le mani del commerciante. Il pizzo viene pagato da noi consumatori. Scegliendo quei commercianti che non pagano il pizzo, siamo sicuri che nemmeno un euro finirà nelle tasche della mafia, e questo è un qualcosa che ovviamente è il minimo per un cittadino che nasce in questa terra e che l'ha vista negli anni martoriata e violentata dalla violenza e dalla prepotenza mafiosa. Da lì numerose tappe sono seguite. Abbiamo col tempo siamo riusciti a far nascere, a porre i presupposti per la nascita della prima associazione anti-racket, che è l'associazione nominata a Libero Grassi, Libero Futuro, quindi una prospettiva, una speranza di libertà, ma anche un omaggio a Nonno Libero, come amiamo chiamarlo noi, il nostro predecessore, il nostro modello. Inoltre un'ultima iniziativa che sta in questi giorni proprio riscuotendo un discreto successo è quella di Addio Pizzo Travel, che è un'iniziativa in ambito turistico che non fa altro che applicare al settore turistico la campagna contro il pizzo cambia i consumi, e quindi permettere
sia a cittadini non palermitani, quindi a turisti italiani ma anche stranieri, di venire in Sicilia e avere la sicurezza di non contribuire in nessun modo appunto ad arricchire la mafia, dormendo quindi in strutture pizzo free, mangiando in ristoranti di imprenditori, commercianti che hanno detto no alla mafia, e nello stesso tempo facendo un viaggio un po' diverso, scoprendo Palermo da un'altra prospettiva, conoscendo la nostra città attraverso il racconto dei protagonisti della lotta alla mafia, e quindi cerchiamo di promuovere la bellezza della nostra terra, cerchiamo di parlare di Sicilia senza nascondere il problema mafia, ma perché proprio pensiamo, discutendone, affrontando il problema, è possibile tutti insieme trovare una soluzione, essere ancora più forti e trovare delle strade per vincerla questa battaglia. Diceva Ciampi tempo fa, la lotta contro le mafie è il tempo di vincerla, appunto. Non parliamo di lotta alla mafia, ma parliamo di vittoria. Noi ci crediamo, siamo convinti che questo possa avvenire in tempi non lunghissimi, e ci sforziamo appunto con tutte le nostre forze per trovare tutte quelle strade, da Dio Pizzo Trave, dall'associazione anti-racket che permette delle denunce collettive. Cerchiamo appunto di ottenere dei risultati concreti. Del resto abbiamo avuto delle numerose conferme negli ultimi anni, i commercianti da 100 del primo anno, del 2006, sono diventati quasi 500 del 2010, crescono costantemente, lentamente ma costantemente, crescono anche i consumatori e arrivano anche le denunce da parte dei commercianti, sempre più commercianti trovano la forza rispetto al passato, cosa che non succedeva appunto nel passato, di denunciare i loro estorsori, di dire quindi no alla mafia. Tutti insieme, attraverso questa rete che abbiamo creato, è possibile farlo. La conferma ci arriva anche dai pentiti. Un pentito recentissimamente ha proprio dichiarato che hanno in qualche modo paura ad andare dai commercianti pizzo free a chiedere il pizzo, perché hanno tutto da perdere, le probabilità di subire una denuncia sono altissime, le probabilità che invece quel commerciante o quell'imprenditore sia disposto a pagare sono molto basse. Hanno definito una camurria, una scocciatura, una rogna in qualche modo. C'è tutto da perdere ad andare a un commerciante pizzo free. Questa è un'affermazione di vittoria. All'inizio, quando muovevamo i primi passi, avevamo paura della possibile reazione di Cosa Nostra. Oggi ci rendiamo conto che Cosa Nostra ha paura in qualche modo di andare a chiedere il pizzo ai nostri commercianti. È un'attestazione di forza, di autorevolezza, vuol dire che appunto tutti questi sacrifici negli anni non sono stati vani. Questo grazie anche ai palermitani, grazie alla gente che anche all'estero ha attenzionato al fenomeno Addio Pizzo, ci ha sostenuto in mille modi, lo vediamo dai turisti, dalle firme anche sul guestbook, dalle donazioni. Noi siamo un'associazione no profit che ci sosteniamo appunto con le donazioni, con la vendita del merchandising, quindi tutti questi sacrifici che abbiamo fatto in questi anni e tutta questa gente che sostiene la nostra lotta ci dà grande forza, grande stimolo, e siamo convinti che presto porteremo a casa nuovi e importanti risultati. Grazie.